I viaggi di Gulliver. Capitolo 1. Un medico in mare. Mi chiamo Lemuel Gulliver e ho sempre amato viaggiare. Dopo aver studiato medicina, ho lavorato su varie navi come medico di bordo. La vita in mare non è facile, ma io l'ho sempre trovata affascinante. Ho visto tempeste, porti lontani, animali strani e persone con usanze diverse. Il mio ultimo viaggio è partito da Londra. La nave era grande e l'equipaggio esperto. All'inizio tutto è andato bene, ma dopo alcune settimane il tempo è cambiato. Il cielo è diventato nero, il vento ha cominciato a urlare e le onde sembravano montagne. La tempesta ci ha colpiti in pieno. Abbiamo perso il controllo della nave. Un'onda enorme ha distrutto parte del ponte e molti uomini sono caduti in mare. Io sono riuscito a salire su una scialuppa, ma poco dopo sono stato spinto in acqua. Ho nuotato il più possibile, anche se avevo paura e non vedevo nulla davanti a me. Quando mi sono svegliato, ero su una spiaggia. Ero stanco, bagnato, confuso, ma vivo. Ho cercato di muovermi, ma non potevo. Le mie braccia e le mie gambe erano bloccate. Ho sentito qualcosa camminarmi sul petto. Ho girato leggermente la testa e non potevo credere ai miei occhi. Un minuscolo uomo alto quanto un mio dito stava camminando sopra di me. Poi ne ho visti altri, 10, 20, forse 50, tutti piccoli, tutti armati di arco e frecce. Ho provato a urlare, ma uno di loro ha lanciato una freccia che mi ha punto sul viso. Era chiaro che non ero il benvenuto. Ma dove mi trovavo? E chi erano quei minuscoli soldati? Non lo sapevo ancora, ma la mia avventura era appena cominciata. Capitolo 2. Il gigante tra i lillipuziani. I piccoli uomini mi hanno legato con delle corde sottili ma resistenti. Non riuscivo a liberarmi, ma ho cercato di restare calmo. Dopo qualche ora mi hanno dato da bere un liquido strano e dolce, e poi sono svenuto. Quando mi sono svegliato di nuovo, mi trovavo dentro a un enorme carro di legno, trainato da centinaia di cavalli minuscoli. Mi stavano portando nella loro città. Il viaggio è durato ore. La gente usciva dalle case per vedermi. Bambini, donne, soldati. Tutti piccoli, ma molto curiosi. Mi hanno messo in un tempio abbandonato che per loro era gigantesco. Lì ho potuto riposare. Ogni giorno mi portavano da mangiare, carne, pane, vino, tutto in miniatura. Io cercavo di essere gentile. Sorridevo, parlavo piano e non facevo movimenti bruschi. Dopo qualche giorno hanno deciso che non ero pericoloso. Il re di Lilliput ha voluto incontrarmi. È arrivato con grande cerimonia, seduto su un piccolo trono portatile. Mi ha parlato con voce forte e sicura, ma io non capivo la sua lingua. Per fortuna, alcuni studiosi hanno iniziato a insegnarmi parole e frasi. Imparavo in fretta. Dopo alcune settimane parlavo abbastanza bene da capire cosa voleva il re. Mi ha chiesto di aiutare il suo regno. Lilliput era in guerra con l'isola vicina, Blefuscu. Il re voleva usare me, il gigante buono, come arma segreta. Io non sapevo cosa rispondere. Volevo essere grato, ma non volevo nemmeno diventare uno strumento di guerra. Una notte, mentre tutti dormivano, ho sentito dei passi leggeri vicino al mio letto. Una voce piccola ha sussurrato: «Attento, c'è un complotto contro di te». Mi sono bloccato. Chi voleva farmi del male? E perché? Capitolo 3. Tradimento e fuga. Quella notte non ho dormito. Le parole che avevo sentito mi giravano in testa. C'è un complotto contro di te. La mattina dopo ho visto la giovane persona che mi aveva avvertito. Si chiamava Frelia, una studiosa curiosa che parlava bene la mia lingua. Mi ha spiegato tutto. Alcuni ministri del re erano gelosi di me. Pensavano che fossi troppo potente. Dicevano che un giorno mi sarei ribellato e avrei distrutto Lilliput. Il re non sapeva che fare. Io ero utile, sì, ma anche pericoloso. Così i ministri avevano convinto il re a firmare un piano segreto. Mi avrebbero accecato e poi, lentamente, mi avrebbero fatto morire di fame. Quando ho sentito queste parole,
Ho provato rabbia, ma anche tristezza. Avevo sempre aiutato i lillipuziani. Avevo salvato la città da un incendio. Avevo portato via le navi nemiche con una sola corda. E ora, questo era il loro ringraziamento? Ho capito che dovevo andarmene. Ma come? E dove? Per fortuna avevo visto il mare. In lontananza c'era l'isola di Blefuscu, il nemico dei lillipuziani. Forse lì avrei trovato rifugio. Una notte, con l'aiuto di Frelia, mi sono liberato. Lei ha tagliato le corde che bloccavano la mia porta e mi ha lasciato una piccola bussola. Ho camminato lentamente verso la costa, nascosto tra gli alberi. Quando sono arrivato al mare, ho trovato una barchetta costruita per me dai blefuscani. Mi aspettavano. Sono salito a bordo e ho iniziato a remare, lontano da Lilliput, lontano dal tradimento. Capitolo 4. Nel paese dei giganti. Ho navigato per giorni, spinto dal vento e dalla speranza. Avevo poco cibo e la mia piccola barca ballava sulle onde. Finalmente, una mattina, ho visto terra. Era un'isola verde, piena di alberi altissimi e campi enormi. Sono sceso a riva e ho cominciato a camminare. Tutto intorno a me sembrava troppo grande. L'erba mi arrivava alla cintura, gli insetti erano enormi e ogni fiore era grande quanto la mia testa. Poi ho capito. Non era solo l'isola a essere grande, era tutto gigantesco. E io, minuscolo in confronto. Ho sentito dei passi pesanti, come tamburi. Mi sono nascosto tra le radici di un albero. Poco dopo è passato un contadino. Era alto come un campanile. In mano teneva una zappa grande quanto una barca. Ho cercato di scappare, ma un bambino, per lui io ero come un giocattolo, mi ha visto e mi ha preso in mano. Rideva e mi scuoteva come fossi un pupazzo. Ma poi è arrivato suo padre, il gigante contadino. Mi ha guardato con curiosità e mi ha messo in tasca. Da quel momento la mia vita è cambiata. Vivevo in una gabbia fatta con ossa di animali. Mi davano da mangiare briciole grandi quanto pani interi. Ogni giorno il contadino mi mostrava alla gente del villaggio come se fossi un fenomeno da baraccone. Un giorno però il re di quel paese ha sentito parlare di me. Ha mandato i suoi servitori a cercarmi. Voleva vedermi con i suoi occhi. E così mi sono ritrovato ancora una volta davanti a un re straniero. Ma stavolta ero io l'insetto e non avevo idea di cosa avrebbe voluto da me. Capitolo 5. Il giudizio del re. Il re mi ha accolto nel suo palazzo con molta curiosità. Non aveva mai visto una creatura così piccola e così parlante. All'inizio rideva di me, ma presto ha capito che non ero solo un giocattolo. Ero un uomo diverso, sì, ma capace di pensare, parlare e ragionare. Ogni giorno mi faceva domande sulla mia patria, sull'Inghilterra, sulla nostra scienza, il nostro esercito, i nostri re. Io cercavo di rispondere con onestà. Gli raccontavo delle nostre guerre, dei cannoni, delle navi da guerra, dei politici e dei giudici. Ma il re non era impressionato. Mi ascoltava, poi scuoteva la testa. Voi, piccoli uomini, mi ha detto un giorno, siete bravi a costruire armi, ma non a costruire pace. Siete intelligenti, ma crudeli. Sapete leggere e scrivere, ma non conoscete la saggezza. Quelle parole mi hanno colpito. Mi sono sentito offeso, ma anche un po' colpevole. Era vero? Forse sì. Intanto la vita al palazzo non era facile. Ero sempre in pericolo. Una volta una scimmia enorme mi ha preso per gioco e mi ha quasi ucciso. Un'altra volta una vespa gigante mi ha punto al braccio. Ero troppo piccolo per difendermi. Mi sentivo inutile, debole, triste. Poi, un giorno, durante una passeggiata in riva al mare, una grande aquila mi ha afferrato con i suoi artigli e mi ha sollevato in aria. Ho urlato, mi sono dimenato e alla fine mi ha lasciato cadere. Sono finito in acqua, tra le onde. Ma questa volta una nave vera mi ha trovato. Erano uomini della mia taglia. Marinai inglesi. Ero salvo, ma non sapevo se tornare a casa o cercare un nuovo viaggio. Capitolo 6. Viaggi strani e isole volanti. Dopo mesi in mare con i marinai inglesi, sono tornato a casa.
Mia moglie era felice di rivedermi, ma io mi sentivo diverso. Il mondo mi sembrava più piccolo, più banale. Avevo bisogno di partire di nuovo. Così ho preso posto su un'altra nave, ma anche stavolta il destino aveva altri piani. Una tempesta ci ha colti in pieno. Onde alte come montagne, tuoni e fulmini. E poi silenzio. Quando ho riaperto gli occhi, galleggiavo su una tavola di legno in mezzo al nulla. Poi ho alzato lo sguardo e non credevo ai miei occhi. Sopra di me c'era un'isola, ma non era un'isola normale. Volava nel cielo, sospesa come una nuvola. Era l'isola di Laputa. Mi hanno calato una corda e mi hanno tirato su. Gli abitanti erano strani. Camminavano con la testa piegata da un lato, guardando il cielo o fissando i numeri. Parlavano di matematica, musica e astronomia, ma non riuscivano a cucinare un uovo o riparare una sedia. Alcuni avevano servi che li colpivano dolcemente sulla testa per ricordargli di parlare o ascoltare. Ho vissuto con loro per qualche tempo, cercando di capire la loro filosofia. Era affascinante, ma anche assurda. Studiavano le stelle, ma ignoravano la fame della gente sulla terra. Alla fine ho chiesto di scendere sull'isola sottostante, Balni Barbi, dove la gente viveva male proprio a causa delle idee sbagliate arrivate dalla Puta. Era come un mondo dove la mente aveva dimenticato il cuore. Sapevo che dovevo andare ancora oltre. Sentivo che da qualche parte, nel vasto mare, esisteva un luogo dove le cose avevano senso. E così ho lasciato anche quel mondo volante, diretto verso l'ignoto. Ancora una volta. Capitolo 7. Gli uomini cavallo. Il mio viaggio è continuato. Ho visitato molte isole strane, parlato con scienziati pazzi, re tristi e marinai disperati. Ma nessun luogo mi ha colpito come quello dove sono finito dopo un naufragio improvviso. Mi sono svegliato sulla riva di una terra tranquilla, coperta di foreste e prati. Ho camminato per ore cercando qualcuno. Finalmente ho visto una creatura e sono rimasto senza parole. Era un cavallo, ma non un cavallo qualunque. Camminava con eleganza, mi guardava negli occhi con intelligenza e poi ha parlato. Non era un sogno. Questi cavalli, chiamati Huims, erano esseri razionali, calmi, giusti. Vivevano in armonia, senza guerre, senza menzogne. Non conoscevano il denaro, la proprietà privata o la violenza. Mi hanno accolto con rispetto, anche se erano sorpresi di vedere un Yahoo che parlava. Così chiamavano gli esseri umani della loro terra, creature sporche, selvagge, aggressive. Quando ho visto i Yahoo di quel mondo, ho provato vergogna. Erano simili a me nel corpo, ma rozzi e crudeli. I cavalli non capivano come potessi essere diverso da loro. Ho vissuto per mesi con gli Huims, ho imparato la loro lingua, le loro abitudini. Ogni giorno che passava mi sembravano più saggi, più umani, e io sempre meno. Ho cominciato a pensare che forse, davvero, l'uomo è una bestia che si crede intelligente. Ma la mia presenza ha iniziato a creare problemi. Alcuni Huim dicevano che io, come Yahoo, non potevo restare. Alla fine, con gentilezza, mi hanno chiesto di andarmene. E così ho lasciato l'unico popolo saggio che abbia mai incontrato. Ma dentro di me qualcosa era cambiato per sempre. Stavo tornando tra gli uomini, ma volevo davvero farlo? Capitolo 8. Il ritorno a casa. Ho costruito una piccola barca con il poco che avevo. Un albero caduto, delle corde intrecciate, un pezzo di vela. Gli Huims non mi hanno aiutato, ma mi hanno salutato con dignità. Sono partito all'alba, col cuore pesante. Vedevo la costa allontanarsi e sentivo già la nostalgia. Ma il vento non mi ha lasciato pensare troppo. Dopo giorni di fame, freddo e pioggia, una nave portoghese mi ha raccolto in mezzo al mare. Il capitano era gentile, ma non riuscivo a guardarlo negli occhi. Dopo tanti mesi tra i cavalli saggi, i suoi modi mi sembravano volgari. La sua voce era troppo forte, i suoi racconti troppo pieni di bugie e vanità. Quando siamo arrivati in Europa sono tornato a casa. Mia moglie mi ha abbracciato, i miei figli erano cresciuti. Ma io non ero più lo stesso.
Ogni gesto umano mi sembrava inutile, violento, ridicolo. Le persone correvano per guadagnare denaro, discutevano per il nulla, si vantavano per sciocchezze. Ho cominciato a passare le giornate nel giardino, in silenzio. Parlavano, ma io non ascoltavo. Ho preso 2 cavalli, li ho sistemati nella stalla e passavo ore con loro. Non potevano parlare, ma mi capivano. Con loro mi sentivo calmo. A volte mi chiedo se tutto quello che ho vissuto sia stato reale, ma poi guardo il mondo degli uomini e so che qualcosa non va. Racconto la mia storia per chi ha ancora orecchie per ascoltare. Non per vantarmi, ma per ricordare che forse, da qualche parte, esiste una saggezza più grande della nostra e che per trovarla, a volte, bisogna perdersi.